pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo, come già vi avevo premesso, per realizzare insieme il gemello di questo orecchino. Questo modulino fatto al brick stitch ho deciso di chiamarlo Bashira. Allora, andiamo subito al dunque. Il tutorial è, per chi ha un po' di dimestichezza ovviamente col brick stitch, è di media difficoltà. Non è complicato, ma come sempre col brick stitch bisogna prestare un po' d'attenzione con la tensione del filo per dare dei punti equidistanti e precisi. Allora, vi ho fatto qui un piccolo disegnino per aiutarvi nella comprensione dello schema. Quindi prima di tutto vi elencherò i materiali e poi vedremo lo schema, così vi potete fare una foto ovviamente e tenerla tra gli screenshot che vi potrà essere d'aiuto. Dopodiché cominceremo il tutorial vero e proprio. Lo sapete, il brick stitch è molto ripetitivo, la tipologia di punti è sempre lo stesso, l'unica cosa è che per realizzare questo modulo dovete inserire questa tipologia di perline per questa quantità a seconda del giro. Quindi adesso vi mostro i materiali, poi dopo vi farò l'elenco e poi dopo alla fine eseguiremo il tutorial. Allora, partiamo subito con l'elenco dei materiali. Io parto dall'ago, io utilizzo un tulip numero 10 e il filo utilizzo Miyuki. Ovviamente dipende dal colore in cui eseguirete l'orecchino. Io ovviamente, vedete, ho utilizzato questo colore topazio di Rokyle e quindi mi piace insomma che di lato si veda l'oro, mi sembrava il colore più adatto, ma andrebbe bene anche perché poi la minuteria è color oro e quindi cerco di richiamare con i colori del filo i colori del bijou. Allora, andiamo subito all'elenco dei materiali. Sposto un attimo velocemente. Allora, prima di tutto il cipollotto, l'elemento centrale, che vedete è un cipollotto di dimensioni 6x8 mm. Cosa vuol dire 6x8 mm? Vuol dire che 6 mm è la dimensione da foro a foro, 8 mm è l'altezza. Quindi questo è il cipollotto centrale. Poi dopo ci serviranno delle Delica 11.0, questo è il colore, io ve lo mostro, non so se potete rilevare qualcosa da qui, comunque questo è il colore di Delica, molto molto carino. Dopodiché ci serviranno poi due colorazioni di Rokyle 11.0. Questo praticamente è illeggibile, vi dico io che è un transparent frosted teal, eccolo qui. Queste sono le altre. Sto utilizzando per questo schema tutte Rokyle della Toho. Dopodiché ci servirà una colorazione di Rokyle, in questo caso 8.0. Ci serviranno poi dei mezzi cristalli da 4 mm. Questi sono Turquoise Bronze Picasso da 4 mm. Quindi vi ho detto, se volete proprio farli identici, insomma, queste sono le Rokyle, ve le ho mostrate uno per uno. Dopodiché ci servirà ovviamente una goccina, se ovviamente vi va, e serviranno poi delle coppette, sia superiormente che ovviamente sotto. Ve le mostro da vicino, scusatemi, eccole qua. Queste sono le due coppette. Direi che abbiamo finito con i materiali. Cos'altro dirvi? Adesso vi inquadro ovviamente il disegnino, che il modulino centrale ha una altezza più o meno di 3,8 cm, quindi quasi 4, e di larghezza 3,2. ve lo dico per orientarvi, poi vabbè, l'avete visto nel video precedente indossati da me per capire l'effetto. Ovviamente poi se volete decorarlo potete aggiungere una goccina. Allora, ora vi metto un attimo il fermo immagine e poi vi spiego i vari giri. Allora, questo è il momento in cui potete già scattare una foto per avere il disegnino, orecchino
e questa parte sottostante, quindi un paio di secondi lascio il fermo così che possiate fare lo screen. Dopodiché vi inquadro questa parte, perché queste ovviamente sono le spiegazioni. Allora, al centro cipollotto, vi ho messo 6×8 per farvi comprendere le dimensioni del cipollotto. Primo giro 14 delica 11,0, il secondo giro ci vorranno 14 rocaille della TO 11,0, vedete i colori qui con i colori di riferimento del disegnino. Il terzo giro 11 rocaille 8,0, ne dovrete predisporre 6 da un lato, 6 dall'altro e poi una a un estremo ed una a un altro. Dopodiché al quarto giro 28 rocaille 11,0, quindi 14 per lato. Al quinto giro ci vorranno 18 mezzi cristalli da 4 mm, 8 su ogni lato e uno praticamente agli estremi. Sesto giro 34 rocaille 8,0, 17 per lato e poi ovviamente ci vorranno decorino sopra e decorino sotto, però questo è molto semplice, ve lo mostro. E quindi questo è il nostro orecchino. Quindi cominciamo. Tagliate una bella cugliata di filo, perché lo sapete, il brick stitch ci vuole tanto filo per passare e ripassare, però una volta insomma preso un po' la mano non avrete difficoltà. Quindi sposto tutto e cominciamo. Prendiamo cipollotto e delica. Come facciamo sempre quando abbiamo un elemento centrale forato, dobbiamo realizzare degli archetti al di sopra del nostro cipollotto, su cui poi andare a fare il nostro primo giro con le delica. Quindi 1, 2 e 3. Dopodiché giriamolo e andiamo dall'altro lato e facciamo ovviamente altri 3. 1, 3. Quindi questi sono i 3 archetti che andremo ad unire per cominciare ovviamente a fare il nostro primo giro con le delica. Quindi prendo al primo giro, cioè all'inizio di ogni giro, si inseriscono 2 rocaille, 2 elementi, in questo caso delica. Quindi prendo poi tutti e 3 i fili, vado da dietro attraverso i 3 fili e poi risalgo soltanto nella seconda inserita. La prima poi ci servirà per andare a chiudere il giro. Tiro un pochino e proseguo con i miei inserimenti. Altra delica, vado sempre nei 3 fili, da dietro in avanti, tiro e poi risalgo sempre dal basso verso l'alto. Quindi questo è il brick stitch. Proseguite per tutto quanto il giro, alla fine vi dovrete ritrovare con 14 delica, 7 insomma per ogni lato. Come vedete ho inserito la mia 14ª delica, adesso devo andare a chiudere nella prima. Allora, come chiudiamo? Esco, come vedete, da sopra con il filo, entro all'interno della prima delica che abbiamo inserito nel giro, dall'alto verso il basso. Dopodiché entro attraverso i fili sottostanti, i famosi archetti, passo al di sotto e dal retro, giro il lavoro per farvi vedere, rientro all'interno della mia delica. Spero che si veda. Quindi rientro, rigiro il lavoro e rivado nella delica precedente. Quindi faccio questo passaggio e ovviamente il mio contorno si andrà a definire. Adesso semplicemente riesco dalla delica iniziale e vado ad iniziare a cominciare il mio secondo giro, che come abbiamo detto è di 14 rocaille TO 11,0. Come si inizia il secondo giro? Andiamo a prendere le TO e vi spiego.
Allora, si parte sempre, ovviamente, il primo inserimento all'inizio di ogni giro, sempre con 2 rocaille. Quindi esco, vedete, col lago, col filo dalla mia delica. Come vedrete si sono generati degli archetti. Entro quindi, dopo aver caricato 2 rocaille, non nel primo archetto, ma nel secondo. Quindi il primo inserimento si fa così. Quindi vado sempre da dietro sul davanti, carico le mie 2 rocaille ed entro ovviamente solo nella seconda dal basso verso l'alto. Dopodiché prendo un'altra rocaille 11 0 e visto che dobbiamo fare 14 inserimenti andrò a inserire una rocaille in ogni archetto, quindi vado nell'archetto successivo e poi sempre dal basso, scusate, verso l'alto andrò a caricare e tiro un pochino, mi sposto in avanti, altra rocaille 11 0, vado nell'archetto ancora che segue, sempre da dietro in avanti e poi dal basso verso l'alto. Faccio questo ovviamente per tutto quanto il giro. Alla fine mi dovrò ritrovare con 14 rocaille 11 0 e andrò a chiudere nella prima alla stessa maniera che abbiamo fatto al giro precedente. Ed eccoci alla fine del secondo giro e come abbiamo fatto prima facciamo adesso, entriamo dall'alto verso il basso nella nostra prima 11 0 che avevamo inserito, ok? Andiamo nell'archetto sottostante. Per comodità io giro sempre il lavoro per mostrarvi quello che sto facendo, dopodiché entro quindi dal basso verso l'alto, cercando di non puntare il filo sottostante, quindi vado e vedete che il lavoro si stringe, rientro, ovviamente passo un paio di volte per chiudere il nostro giro. Ora rigiro il lavoro, mi raccomando fate sempre questa operazione di appiattire, cioè il lavoro, scusatemi, deve restare piatto, vedete? Eccolo qua. Ok, adesso partiamo con il giro delle 8 0, quindi rocaille 8 0, ne dovremo inserire 8, 6 per lato e poi, quindi questo è il nostro cipollottino, 6 da un lato e 6 dall'altro e poi dobbiamo tener conto che in estremità, cioè a un lato e ad un altro, non dovremo inserire solo la 8 0, ma dovremo inserire anche una 11 0 sottostante. Quindi cominciamo con l'inserire le 8 0. Allora, come sempre, andiamo a prendere 2 rocaille, in questo caso sono 8 0, ed andiamo non nel primo ma nel secondo archetto, quindi sempre da dietro in avanti. Ovviamente questo è il mio modo di fare brick stitch, poi non so se altre creative lo fanno in senso inverso, io mi trovo in questo modo, quindi. E come sempre vado dal basso verso l'alto. Anche la 11 0, ok? Per creare la forma un po' più allungata. Dopo aver inserito 4 rocaille 8 0 andiamo a fare l'inserimento centrale, quindi vado a mettere sul lago prima la 8 0 e poi la 11 0 e vado al centro qui nel mio archetto centrale e dopodiché risalgo. Ovviamente a questo punto devo restare più morbida perché ovviamente vedete non si vede nulla, ok? Devo restare più morbida perché il mio archetto deve venire comunque più centrato, quindi andate a fare un po' di lavoro ovviamente per bilanciare, ok? Dopodiché prendo un'altra 8 0 e vado nell'archetto successivo. Quindi in questo punto qui dovrete prestare un pochino più di attenzione sulla tensione del filo. Dovete ritrovarvi in questo modo, poi ovviamente col l'ago vi aiutate un pochino a centrare, ok? Spero di essere stata chiara. Adesso proseguite e quando arrivate da questo lato fate la stessa identica cosa, inserirete quindi prima una 8 0 e poi la 11 ed entrate al centro, dopodiché vi portate fino alla fine e chiudete come i 2 giri precedenti. Mi raccomando, su ogni lato ci devono essere 6 rocaille 8 0, 6 e 6 12, 13 e 14. Come vedete sono a metà giro, quindi dopo questa
rocaille, ho inserito le 680, quindi a metà giro faccio la stessa identica cosa e proseguo. Questo è l'altro colore di Toho. In questo giro, come vedete, già così potrebbe essere un modulino al brick stitch di quelli piccini per poi mettere una goccia sottostante sotto, ma noi invece andremo a fare un giro con le 11,0. In questo caso andremo ad inserire 28 rocaille 11,0, quindi 14 da un lato e 14 dall'altro, quindi 2 rocaille in ognuno dei nostri archetti. Non ve lo mostro perché tanto è sempre lo stesso procedimento. Scusate le mani, ma io mentre lavoro vado anche a tizzare il camino, quindi faccio un po' di tutto. Mi raccomando ragazze, quando andate ad inserire le 11,0 devono essere 14 da un lato e 14 da un altro. Guardate bene dove si vanno a posizionare alle due punte, vedete? In questo modo, quindi osservate bene dove c'è la 80, una da un lato e una dall'altro. 2 rocaille in ogni archetto. Ovviamente anche in questo caso partiamo sempre con 2 rocaille, non vado nel primo archetto ma vado nel secondo. 2 rocaille per ogni archetto. Anche in punta, qui dove il filo è un po' più lungo, anche qui 2 rocaille. In questo modo, e poi mi sposto dall'altro lato e proseguo. Siamo arrivate anche dall'altro lato ed abbiamo centrato le nostre rocaille superiori con la 80, quindi proseguiamo e chiudiamo. Allora, adesso dobbiamo andare a realizzare il nostro giro con i mezzi cristalli, il nostro quinto giro. Come vi ho detto prima, in tutto dobbiamo andare ad inserire 18 mezzi cristalli. E quindi come ci regoliamo? Dal giro precedente in cui avevamo inserito 28 rocaille si sono generati ovviamente 28 archetti. Adesso dovendone inserire 18 vuol dire che degli archetti dovranno restare vuoti. Quindi quali dovranno restare vuoti? Vi ho fatto un piccolo schemino con gli spazi. Praticamente dovremo andare ad inserire un mezzo cristallo sì ed uno no, tenendo conto che però nella parte centrale qui non dovremo, che è quella più larga, ne andremo a inserire 2 ravvicinati e quindi qui non lasceremo lo spazio. Quindi noi stiamo partendo, in questo caso, stiamo partendo già dal centro, ok? E quindi andremo a regolarci di conseguenza. Dovete quindi tener conto di questa piccola attenzione. Allora, questo noi stiamo uscendo da qui, ovviamente vado ad inserire sempre i 2 mezzi cristalli, ok? Ovviamente non vado nel primo ma vado nel secondo, ok? Come sempre, come facciamo sempre nel secondo archetto, vado sempre da dietro in avanti e poi dal basso verso l'alto. Ovviamente osservate bene, quindi questi sono i nostri 2 mezzi cristalli. Adesso ne inserisco un terzo, restate morbide qui a questo punto e anziché andare in quello successivo salto e vado in quello dopo. Quindi dobbiamo fare questa operazione. Probabilmente sarà un pochino complicato fare questo calcolo, però io penso di no. Vado a inserire un altro mezzo cristallo, non metti a fuoco, non vado in questo, ma ovviamente vado nell'archetto successivo, in questo modo. Poi ragazze, se avete difficoltà, vi regolate un pochino, tra virgolette, ad occhio. Alla fine dovete calcolare che dovrete avere in tutto 18 mezzi cristalli, perché tanto poi al giro successivo andremo a inserire le 80. Quindi proseguite, io proseguo, questo no, vado in quello successivo. Ok, proseguite.
Dopodiché, finito il nostro quinto giro, dovremo andare a fare il giro nuovamente con le rocaille 8-0, 2 ovviamente per ogni lato, scusate, per ogni archetto. Allora, io sto continuando il giro con le mie 8-0, ovviamente io vi ho detto 2 8-0 per ogni archetto. Il giro precedente ovviamente avevamo fatto 18 inserimenti, perché nel giro precedente abbiamo fatto 18 inserimenti, quindi 2 per 18 ovviamente non fa 34. Quindi in realtà io terminando il giro ho inserito 2 8-0 in meno. Ovviamente qui dove i due mezzi cristalli sono ravvicinati ne potete inserire uno anziché due. Vi verrà in automatico. Purtroppo col brick stitch non sempre si ha la stessa tensione del filo, quindi se anche entrasse una rocaille in meno oppure in più rispetto all'altro, il risultato non cambia tantissimo. Uno deve cercare ovviamente di creare equilibrio e quindi di inserire lo stesso numero di rocaille, ma ovviamente qui siamo al giro finale, quindi se anche vi trovaste 35 o voglio dire 36 non fa nulla. L'importante è che poi alla fine avrete le rocaille in basso e in alto per creare per inserire la goccia e la monachella e restare centrate. Quindi questo è quello che dovete valutare. Se ovviamente vi trovate l'elemento alla fine storto otticamente, reinserite e sistemate. Ci vuole anche un po' di furbizia. Io proseguo e termino e poi vi spiego la conclusione. Allora, come vi dicevo prima, sono andata a contare le rocaille perché non sono andata lì a contarne una a una. In questo caso ne ho inserite 33, però come vedete non c'è differenza. Io non andrò a sfilare, andrò avanti così perché comunque il lavoro è centrato, quindi andrò a portarmi qui in punta, ok? Ed andrò ad inserire, è inutile che vi mostro perché uscirò dalla rocaille 8-0 di punta ed andrò ad inserire una 11-0, una 8-0, un mezzo cristallo, coprigoccia, goccia, coprigoccia, una delica, risalirò e ovviamente rientrerò all'interno di tutto fino alla 8-0, poi inserirò una 11-0, nella 8-0 rientro di fianco e quindi rifaccio questo passaggio un paio di volte. Inutile che ve lo mostro perché veramente il video è lunghissimo e ovviamente farò la stessa cosa anche al lato opposto, quindi inserirò ovviamente soltanto 11-0 e delica. Sono in tutto 4 rocaille. 11-0, delica, delica, 11-0, entrerò nelle 8-0 e ripasserò, quindi farò questa operazione e il mio orecchino è terminato. Io registro comunque, ma se dovessi avere difficoltà ve l'ho spiegato in breve a voce. Allora, ho realizzato anche l'archetto superiore, adesso sto un po' ripassando. Poggio un attimo. Un ultimo dettaglio. Allora, per quanto riguarda le creazioni al brick stitch, ovviamente vedete questa è abbastanza rigida e leggermente bombata. Questa è la mia mano, la mia lavorazione in questo caso. Ovviamente ogni creativa ha la sua manualità. So di creative che utilizzano lo smalto o un prodotto per irrigidirli e quindi io ve la passo come informazione. Nel mio caso questo orecchino io non l'ho irrigidito ma ho utilizzato semplicemente il filo, quindi sta poi questa scelta sta a voi. Io sono abituata a fare così e così vi dico. Se ovviamente voi non siete soddisfatte del risultato finale e vi va di passare un po' di smalto, fatelo. Secondo me sono scelte molto personali e quindi io non entro nel merito, ve la passo come informazione. Ovviamente dopo aver ripassato fate un nodino e fate sparire il filo all'interno del vostro modulino. Allora, gli orecchini Bashira sono finiti, spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona serata!